anche il Giappone ha subito grosse influenze occidentali. Un po' Miyazaki Hayao, lui non fa mai citazioni plateali. Lui aveva visitato Londra, dove era rimasto molto molto colpito dal dipinto di Millet, Ophelia. E poi l'ha messo in pugno perché Gran Mammare nuota a pancia in su come Ophelia. E a un certo punto si vede un'inquadratura da sotto il livello del mare, gli scafi dei natanti che stanno su, sembrano aquiloni, i natanti ancorati. Questa cosa io l'ho riconosciuta al volo, viene da Panda Copanda, dove Miyazaki Hayao aveva lavorato insieme a Takahata Isao. Anche nel precedente Sento Chihiro no Kamikaze, Città Incantata, la famosa scena del treno che viaggia a pelo d'acqua. Beh, quella scena ovviamente viene sempre dal secondo episodio di Panda Copanda, però al tempo stesso è un evidente riferimento all'opera del notissimo Miyazawa Kenji, Una notte sulla ferrovia galattica, Ginga Tetsudon no Yoru. Quindi, dato che avevo proprio un contatto diretto con lo Stadio Ghibli, gli ho scritto, ho detto scusate, io ho trovato questa frase un po' particolare, ho spiegato tutte le cose di cui abbiamo parlato, e loro mi risposero, testualmente, che non era un problema, perché tanto quella frase non l'aveva capita nessun giapponese in sala cinematografica in Giappone, quindi potevo fare quello che volevo. Gualtiero ospita Inutile Arte, un grandissimo piacere. In realtà non è la prima volta che parliamo. Grazie Gualtiero per essere qui. Grazie a te, Antonio. Abbiamo avuto diverse discussioni al telefono, ricchissime di ispirazioni, di idee. Infatti Gualtiero è una persona che ha molte passioni e molti interessi ed è anche per questo che ospite qui, perché certamente parleremo di adattamento, di film di animazione e di film in genere, ma poi allargheremo il ventaglio ad aspetti di cultura, di linguistica, aspetti di cultura popolare e anche di come si relaziona l'arte e la cultura di oggi con la società di oggi. Con Gualtiero abbiamo parlato dei social, abbiamo parlato di tanti aspetti della nostra contemporaneità. Innanzitutto, benvenuto Gualtiero. Grazie. Proprio pochi secondi fa stavamo parlando dell'importanza della citazione nelle opere d'arte e come a volte sia meglio elaborare alcune influenze artistiche per poi non esplicitarle. Invece in altri casi però alcuni artisti con cui tu hai collaborato, ad esempio Tarantino, fanno della citazione una propria arma, una propria griffe. Tu cosa ne pensi a riguardo? Guarda, la prima cosa che penso sia proprio in comune a pressoché la totalità degli artisti, ci saranno delle eccezioni, ma credo che siano eccezioni, e che ovviamente proprio per loro natura gli artisti hanno innanzitutto un interesse per la loro branca artistica, no? Quindi è totalmente naturale che proprio gli artisti siano quelli che conoscono meglio le opere di quella stesso ambito. E spesse volte magari anche ad ampio spettro, perché ovviamente in genere un artista, un autore è prima di tutto un appassionato, un conoscitore dell'arte con la quale si esprime. Quindi potremmo fare, tu hai fatto giustamente un esempio perché hai forse esagerato nel dire che ho collaborato con Tarantino, ho avuto a che fare con un'opera di Tarantino anche molto acclamata, molto di culto, come si dice, ovvero Kill Bill, che tradussi, non adattai in quel caso, tradussi dall'inglese. Però, per esempio, il discorso della citazione mi rimanda a opere che hanno tutte avuto grande successo, soprattutto magari, sai, ciascuno in un diverso momento. Per esempio, Dylan Dog è stato molto famoso per essere completamente pieno di citazioni e rimandi ad altre opere. Per esempio, Anno Hideaki, l'autore di Shinseki Evangelion, Neon Genesis Evangelion, è molto noto per riempire le sue opere di citazioni fittissime a tutto l'immaginifico della finzione giapponese, mondiale, di fantascienza e non solo. Come tu giustamente dicevi, però, la volontarietà, il livello di quanto queste citazioni siano esplicite, quanto vogliano essere riconoscibili e visibili, cambia, varia molto da autore a autore. Ci sono autori come Anno Hideaki che non lo fanno neanche apposta, ovvero magari una volta su tot lo fanno con un certo gusto e a volte semplicemente il loro immaginario è così pieno
delle opere che loro stessi hanno amato, opere altrui, che in qualche modo le infilano nelle proprie senza neanche rendersene conto. Questa è una cosa che Hanno Hideaki ha proprio detto. E poi ha messo anche in bocca a un personaggio, perché quando la serie originale di Evangelion era conclusa, ma dovevano ancora uscire i film originali, quindi sto parlando all'incirca del 97, dell'inizio del 97, Hanno Hideaki realizzò due interviste lunghe per una rivista giapponese di costume, non di animazione, e per questo è interessante, che si intitola Quick Japan. Non so neanche se esiste ancora. Poi queste due interviste lunghe, molto lunghe, vennero redatte per farne due libri, che si chiamano molto eloquentemente Evangelion Schizo e Evangelion Parano. Ovviamente la schizofrenia è paranoia. E in questa intervista, che poi è anche nel libro, Anno Hideaki dice, parole pressoché testuali, le persone come me, gli autori come me, non possono fare nessuna opera realmente originale. Anche quando pensano di avere fatto qualcosa di originale e se ne compiacciono, poi dopo un po' ci ripenseranno e si renderanno conto che no, quella cosa l'avevano già sentita da qualche altra parte. Questa riflessione finisce in bocca al personaggio di Nagisa Kaoru nella scena aggiunta dell'episodio 24 della serie, quando Nagisa Kaoru parla con i monoliti della Zelle. In piedi sulla famosa statua dell'angelo se è decapitato con le ali, che poi sembra un'eva di produzione di massa. Essenzialmente Nagisa Kaoru dice alla Zelle: gli esseri umani non possono creare nulla dal niente perché d'altro canto gli esseri umani non sono Dio. È essenzialmente la stessa riflessione che l'autore aveva fatto in quel momento. Però, per esempio, nel caso di Tarantino, come tu dicevi, a me sembra, non sono un conoscitore di Tarantino e della sua opera, quindi si prenda con un grosso grano di sale questa mia impressione, che lui abbia fatto un po' da appassionato cinefilo, quasi compulsivo, mi sembra. Lui era, se non mi sbaglio, era uno che da giovane lavorava in un videonoleggio, Sì, abbia fatto di un certo gusto citazionistico una cifra stilistica. Quindi c'è un gusto citazionistico a se stesso e al suo pubblico di riferimento, anche perché inevitabilmente ogni autore avrà un pubblico di riferimento conscio o inconscio. Nel caso di Dylan Dog anche mi ricordo che c'era proprio questo gusto citazionistico verso le opere, i media che avevano avuto precedentemente a che fare con una certa cultura, subcultura più o meno underground dell'horror. Nel caso di altri autori può esserci invece un gusto della sottile citazione autocompiaciuta solo per se stesso, tipo ce la metto ma non si deve notare. Per esempio, uno così secondo me è un po' Miyazaki Hayao, lui non fa mai citazioni plateali, però vengono fuori gli interessi che lui ha nel momento in cui realizza un particolare film, a volte dichiarati, a volte non dichiarati. Per esempio, quando lui realizzò un film che per lui fu parecchio sofferto come parto artistico, ovvero Gake no Ue no Pogno, Pugno sulla scogliera, non so se lo conosci, un film dichiaratamente rivolto a bambini di età prescolare, quindi con meno di 6 anni. Lui aveva visitato, per motivi che poi abbiamo scoperto, ma sarebbe lungo raccontare, lui aveva visitato Londra, dove aveva visto la Tate Britain, dove aveva visto la sala dei preraffaeliti, del preraffaelitismo, dove era rimasto molto molto colpito dal dipinto di Millet, Ophelia, anche noto come La morte di Ophelia. Ok. Ne restò molto colpito, ne disse e ne scrisse, parlando del livello di perfezione pittorica che i preraffaeliti avevano raggiunto, e poi l'ha messo in pugno perché Gran Mammare nuota a pancia in su come Ofilia. Io parlai con il regista del film, proprio De Visu ci parlai, con il regista del film successivo Arieti, Karigurashi no Arieti, letteralmente Arieti la prende in prestito, da noi il mondo segreto, se non mi sbaglio, di Arieti, una cosa del genere, il mondo segreto sotto il pavimento.
E siccome non so se hai presente quel film, in quel film c'è un giardino. C'è una sorta di giardino segreto che il regista Hiromasa Yonebayashi, nickname Maro, aveva ricollegato a un certo tipo di letteratura per ragazzi, per bambini inglese, ovvero il cosiddetto Il giardino segreto. Hai presente quel romanzo? In Sì. giapponese dovrebbe essere Himitsu no Hanazono. Però quel giardino ha tanti fiorellini piccoli, molto uno diverso dall'altro. Allora, quando ebbi occasione di parlare con il regista, gli chiesi questa curiosità, mi chiesi, scusi, signor regista, ma notando quel giardino, il Himitsu no Hanazono di Sho, il personaggio, no? I fiorellini, l'atmosfera a me ricordava tanto un certo tipo, forse dico, forse perché sono italiano, a me ricordava tanto una certa minuzia anche un po' simbolica, tipica del primo Rinascimento, stavo ovviamente pensando a Botticelli, che poi passa nel preraffaellitismo. Quindi dicevo, dato che è noto che Miyazaki Hayao aveva avuto un'infatuazione per il preraffaellitismo di Millet, che riprendeva questo stilema, e aveva dato un po' come, è noto, questa cosa era stata dichiarata, aveva proprio dato al suo staff come materiale grafico di riferimento quel dipinto. Non sarà che magari lei l'ha veduto, le è piaciuto, ne è rimasto influenzato. La sua risposta fu, io sono stato proprio quello che si è occupato di Gran Mammare. Punto. Punto. È interessante, per me è molto interessante vedere questi rimandi, come tu dicevi, a volte citazionistici, a volte di semplice influenza. Ovviamente un autore grafico è più influenzato da quello che vede, magari che dalle riflessioni filosofiche, no? Mi hai dato un ottimo gancio parlando dei preraffaelliti, perché se ci pensi, quindi possiamo distinguere, ovviamente generalizzando, due generi di citazione, di ispirazione. La prima è quella inconscia, è quella anche incontrollabile, perché comunque, anche di questo ne abbiamo parlato, viviamo, l'essere umano non può fare a meno del linguaggio, e il linguaggio comunque plasma, dà struttura, e quindi si è sempre, no, influenzati, non è mai un'originalità ex novo. Non siamo Dio come in Evangelion. Dall'altro canto poi c'è anche però la citazione alla maniera di, il manierismo, e i preraffaelliti volevano proprio evitare questo, cioè volevano recuperare un'originalità, una purezza artistica pre-Raffaello, perché Raffaello poi era scuola, era maniera, alla fine del Cinquecento appunto si era caricato questo stile che non poteva più fare a meno di un maestro e di una storia dello stile, appunto. E quindi sì, mi pare di poter distinguere questi due macro citazionismi e Tarantino, da un lato, è ridondante in alcune cose, perché lui cita se stesso, cita Margheriti, cita Sergio Leone, cita film di genere americano. Dall'altro canto, però, lui lo esaspera al tal punto che poi ne fa una propria arma. E devo dire, però, che molti dei suoi fan sono forse un pochino troppo feticisti in questo. Anche Tarantino è feticista e anche, i suoi fan, nel senso che godono nel vedere le citazioni su citazioni, godono nel vedere riferimenti. Quindi sì, credo che forse sia anche la bellezza della varietà, no? Cioè osservare opere d'arte che possono in uno spettro essere super ridondanti, super ricche di riferimenti, a volte anche autocompiacimenti, e invece altre forme d'arte che cercano di scindersi e di distinguersi più possibile, arrivando forse a un grado zero. Il tentativo, quello dei preraffaelliti, era proprio di arrivare a un'espressività quasi medievale, o comunque dell'umanesimo di 400 soprattutto. Ci sono questi due estremi che poi per paradosso, se vogliamo, quasi si conciliano, perché poi i preraffaelliti hanno creato un proprio stile e sono anche, come dire, conciliabili tra di loro. Cioè io, appunto, guardo Rossetti, guardo Millet, trovo delle assonanze. E quindi c'è anche lì una maniera a quel punto. È molto interessante. Guarda, riparto proprio da Nohi Hideaki, un po' perché, tra virgolette, lo sento mio, nel senso mi sento più competente su queste cose così piccoline che su quelle più importanti, come la storia dell'arte
propriamente detta, soprattutto europea. Nel caso di Anno Hideaki, secondo me non si può dire, lo direi anche a lui, non l'ho mai incontrato, lo direi anche a lui, gli direi, guardi, signor Anno, lei sa cos'è nell'arte, nella nostra arte, soprattutto romana e anche poi nel primo Rinascimento, cos'è un'opera di spoglio? Ok. Ovviamente l'opera di spoglio è un'opera che ricicla in maniera bruta pezzi di opere precedenti. Questo era anche per risparmiare tempo, no? Per esempio è noto che l'arco di Costantino, vicino lì al Colosseo a Roma, venne fatto così in fretta e furia che quasi tutti i bassorilievi, forse tutti, sono di spoglio di opere precedenti. D'altro canto, è pur vero che anche solo nella ricombinazione delle parti di opere precedenti, nel modo in cui, nel pattern, nell'andamento con cui questi pezzi vengono collocati, vi è qualcosa di nuovo. È come dire in mosaico. Prendiamo Ravenna, i mosaici di Ravenna. Chiaramente per fare un mosaico si mettono tante piccole tessere, no? Colorate. Quelle tessere possono essere fatte ex novo o essere il risultato dello spoglio di mosaici precedenti, distrutti ad hoc oppure distrutti semplicemente dal tempo. Però chiaramente il contenuto rappresentativo del mosaico è ciò che quelle tessere compongono. Questa è una questione molto annosa che infatti ha, secondo me, tormentato malamente anche l'ambito del restauro, ovvero esiste un punto di vista materico, archeologico, potremmo dire, della materia che compone l'opera e un punto di vista totalmente umanista, espressivo e comunicativo di ciò che quell'opera nella sua composizione vuole significare. Infatti, anche se le opere di Hanno Hideaki sono piene di pezzi di altre opere, talune inquadrature, nella costruzione dei personaggi, in delle battute precise, ma messe così per compiacimento. Talvolta uno pensa che le citazioni di un'opera come Evangelion non siano il titolo di quell'opera, di quel filosofo. Sì, ce n'è qualcuna, però no, il vero citazionismo di Anno Hideaki e di tantissime altre opere di cartoni animati, di film di fantascienza giapponesi occidentali, di telefilm giapponesi che confluiscono nella sua opera, però pur confluendo, alla fine l'opera che se ne ottiene esprime come significato quello che Anno Hideaki voleva esprimere. Secondo me questo vale anche, questa differenza vale anche nella storia dell'arte, nel senso che una cosa è quel singolo fregio che poi si scoprì essere dell'Ara Pacis, che è stato messo lì nella villa che c'è su, salendo dalla scalinata di Spagna. Una cosa è l'arco di Costantino, questi pezzi, non si sapeva neanche da dove venivano, erano belli fatti, erano belli, si riutilizzavano. Nel caso di Tarantino, per esempio, io penso che lui sia così pieno delle cose che ha visto e che ha amato, soprattutto perché se gli sono rimaste impresse, chiaramente deve averle amate, che poi abbia e la spontanea tendenza a ritirarle fuori e il compiacimento di farlo. E il compiacimento chiama compiacimento, perché chiaramente il pubblico di un feticista avrà probabilmente una tendenza feticistica. E se quel feticista si compiace, ovviamente il suo pubblico seguirà quella strada di bocconi di pane e si compiacerà a sua volta. Ah, guarda, tu ci hai messo proprio quello. È un pericolo. È un pericolo perché ovviamente l'aspetto citazionistico sarà sempre superficiale, estetico. È come dire, se si pensa di poter capire il significato di un'opera anche animata come Shinsekai Evangelion, riconoscendo le citazioni, in realtà si resta molto in superficie. Più in profondità ci sono i turbamenti della persona, i tentativi espressivi della persona. E da questo punto di vista penso che questo fosse anche un po' il motivo per cui i Raffaelliti detestavano il manierismo. Ora, se ben mi ricordo, proprio il termine manierismo viene dal fatto che Giorgio Vasari disse ai giovani, diciamo, educandi all'arte, fate alla maniera di Michelangelo e Raffaello, così non sbagliate.
Penso onestamente che Michelangelo fosse un artista così personale da non essere manierizzabile, non so come dire. Cioè, Michelangelo, se uno prova a copiarlo, viene fuori una schifezza. Perché secondo me, era così intensamente personale che alcune cose rifatte alla maniera di Michelangelo sono grottesche e basta. Al contrario, Raffaello aveva proprio una bella maniera, anche perché, come dicevamo una volta, spesso ci si dimentica che Raffaello è morto giovane e quindi probabilmente è morto prima ancora di riuscire a manifestare uno stile realmente personale che fosse in qualche modo la somma del digerito e realmente assimilato di tutte le cose che con il suo grandissimo talento lui riusciva ad assorbire. Però forse stava ancora assorbendo. Ti ricordi, dicevamo che lo stesso Vasari disse Raffaello che sempre grande talento ebbe nella copiatura. Io non penso che nel dire questo Vasari stesse disprezzando Raffaello, da che proprio Vasari sapeva che l'educazione dell'artista sempre passa da una fase di ripresa di maestri precedenti. Raffaello ha ragione. Quindi in Raffaello uno vede chiaramente il Perugino, ma vede anche Leonardo, vede anche il Michelangelo che Raffaello scopre a Roma ed è incredibile la sintesi che Raffaello stava attuando. Ma io credo, come dicevamo, che se Raffaello fosse vissuto per manifestare poi il vero frutto maturo di questa sua grande abbuffata dei migliori artisti, soprattutto il barocco sarebbe stato tutto diverso, perché probabilmente Raffaello stesso sarebbe arrivato, chiaro, con i secoli ma la storia non si fa, però mi sembra probabile dire che Raffaello sarebbe arrivato a una sintesi personale che avrebbe fatto a sua volta scuola. Purtroppo il talento di Raffaello è stato stroncato molto presto, troppo presto. E quindi quando era per un certo verso, benché fosse già un giovane maestro, era ancora un allievo della tradizione pittorica precedente. E quindi poi è diventata la scuola del barocco è diventata la scuola del ripeti la lezione che era ancora una lezione ripetuta, no? C'è un certo senso di ridondanza. Forse per questo i preraffaeliti, beh, in realtà poi leggendo il manifesto del preraffaelitismo, loro proprio avevano un problema con la vacuità dell'estetica decorativa del barocco. Quindi io penso che loro esaltassero il primo Rinascimento e il Rinascimento soprattutto perché col simbolismo c'era proprio l'intenzione di rappresentare un significato tramite il bello artistico. Il bello non era fine alla mera decorazione. Ricordo che una volta andai a vedere una mostra dei Preraffaeliti a Roma, passata completamente sotto silenzio, infatti praticamente c'ero solo io, che era anche un bel percorso, e c'era una citazione di Rossetti, Dante Gabriel, che aveva fatto il Grand Tour praticamente, per giungere alla conclusione, ok, ho capito, la scultura è greca, la pittura è italiana, appunto. Il dono della sintesi. Però, dato che comunque Rossetti era figlio di un italiano, il mio compaesano Gabriele Rossetti, chiaramente nella sua confraternita c'erano anche degli inglesi doc, il preraffaelitismo rappresenta anche una, secondo me, meravigliosa sintesi di componenti culturali endemicamente diverse. Quando tu parlavi di Medioevo, il Medioevo cavalleresco, che viene rappresentato da taluni autori del raffaellitismo, non tanto Rossetti, ma sto pensando, se ben mi ricordo, a Burke. Eh, Ci sono praticamente delle teorie alla medievale cristiana, potremmo dire medievale italiana, però con palesemente cavalieri di tradizione anglosassone. Quindi si vede proprio questa contaminazione culturale molto molto interessante. D'accordo, quindi la citazione come anche rielaborazione culturale. Interessa molto l'aspetto della citazione per quanto riguarda la cultura giapponese contemporanea, ma anche del passato, perché no? Perché è evidente che come l'Occidente sia stato affascinato sia nell'Ottocento con le stampe giapponesi, eccetera, anche il Giappone ha subito grosse influenze occidentali fino alla contemporaneità, fino alle opere appunto di anime e di manga e anche letterarie, e sicuramente Evangelion
è un'opera che trasuda di studi filosofici e letterari occidentali, o anche medio orientali, ad esempio quelli biblici, ma non è il solo esempio. Non so, tu cosa ne pensi riguardo? Cioè, qual è stata l'influenza della cultura occidentale nei prodotti artistici di cui tu ti sei occupato? Che esperienza hai avuto? Guarda, ti rispondo raccontandoti un po' il percorso che io ho fatto, ma spontaneamente, nel merito. Ovvero, quando stavo lavorando al citato Gaken Ueno Pugno, Pugno sulla scogliera, diciamo che per quanto riguarda in quel film le involontarie citazioni o riprese da altre opere animate, per me era abbastanza facile, nel senso che, per esempio, in quel film arriva un grande tsunami che sommerge, diciamo, parte della città e a un certo punto si vede un'inquadratura da sotto il livello del mare, dal cui punto di vista gli scafi dei natanti che stanno su sembrano aquiloni, i natanti ancorati. Questa cosa io l'ho riconosciuta al volo, viene da Panda Copanda, dove Miyazaki Hayao aveva lavorato insieme a Takahata Isao. D'altro canto, anche nel precedente Sento Chihiro no Kamikaze, la cosiddetta la città incantata, la famosa scena del treno che viaggia a pelo d'acqua quando Chihiro prende il treno per andare dal bagno pubblico di Yubaba alla casa, diciamo, alla residenza della sorella strega, della strega Yubaba, Zeniba. Beh, quella scena ovviamente viene parimenti da Panda Copanda, sempre dal secondo episodio di Panda Copanda, Amefurisatus, il circo della pioggia, ma al tempo stesso anche il fatto che sia un treno che va a pelo d'acqua, tipicamente viene da lì, però al tempo stesso è un evidente riferimento, che era stato anche dichiarato ai tempi, all'opera più nota del notissimo Miyazawa Kenji, Una notte sulla ferrovia galattica, Ginga Tetsudon no Yoru. Mm. Quindi fino a qui era semplice. Quando ebbi a che fare con Pogno, per cercare di, come posso dire, questa è sempre una cosa che cerco di fare, di meglio immergermi nello stato mentale dell'autore sulla cui opera io andavo a lavorare, mi misi a leggere tutto quello che riuscivo a trovare di Natsume Soseki. Perché è noto, era stato dichiarato ufficialmente, che Miyazaki Hayao, durante il periodo di creazione di quel film, aveva letto praticamente tutta l'opera di Natsume Soseki, e in particolare c'erano delle effettive citazioni, per esempio il nome del protagonista Sosuke, il bambino, veniva dal protagonista di Mon, Portale, se ben ricordo. Poi c'erano dei riferimenti a Xamakura. Mi misi a semplicemente leggere Natsume Soseki. Per la serie l'autore leggeva queste cose mentre stava facendo questo film. Io sono chiamato a lavorare su questo film, voglio tentare di immergermi nell'atmosfera che l'autore aveva intorno a sé quando realizzava il film. E quindi lessi Kokoro, Sanshiro, Samakura, Mon, Bochan, e provai a leggere anche magari la Neko de Haru. Io sono un gatto ma non ci riuscii, però fu una fortuna, perché questa è un po' come si dice, una minuzia, una sciocchezza in realtà, eh. C'è una scena in Pogno in cui essenzialmente Pogno, avendo leccato il sangue di Sosuke, quando Pogno è ancora pesciolotto, lecca il sangue di Sosuke perché Sosuke, nel salvare Pogno che si era messa dentro una boccetta essenzialmente, spacca il vetro e si taglia su un dito. Pogno lecca quel sangue e questo contamina il suo DNA, e poi una volta che sarà rimpatriata dal padre nella sua torre di corallo subacquea, Pogno incomincia a mutare, tira fuori le gambe, no? E quando accade questa cosa, il padre, quel personaggio un po' stralunato, un po' un squinternato volendo di Fujimoto, dice questa frase
Ikan kotai no senten tekidetto inshi wa DN no onsen de kakusei shimashita. Modore, modore, modore. Che è una frase abbastanza, come posso dire, un po' barocca, volendo, no? Perché kotai no senten tekidetto inshi wa DN no onsen de kakusei shimashita. Che mi lasciò un po' interdetto perché Miyazaki Hayao, cioè lasciò interdetto sia me che la traduttrice bimadrelingua, perché Miyazaki Hayao è ben noto per utilizzare in giapponese una prosa dialogica un po' peculiare. Questa cosa la dice Anno Hideaki nel commento audio in giapponese a Nausicaa della Valle del Vento. Anno Hideaki, quando uscì il DVD di Nausicaa in Giappone, venne registrato tutto un commento audio per tutto il film con il viceregista Katayama. Era un dialogo a due, no? E a un certo punto ci sono delle battute particolari e loro si chiedono: ah, ma perché Miyazaki fa parlare in questa maniera così strana i suoi personaggi? E l'altro gli risponde: perché lui parla proprio in modo strano nella vita, però in questo modo dà spessore, dà un gusto particolare alle sue opere. Questo lo dicono fra di loro, eh? Ok, però questa battuta mi sembrava fin troppo persino per lui. E in particolare c'era una cosa che mi dava da pensare. Si sono risvegliati, kakusei shimashita, diene no onsen de, con per, è una causale modale, per la contaminazione del DNA, DNA no, genitiva onsen, onsen, contaminazione, DNA no onsen de, modale, causale, kakusei shimashita, si sono risvegliati, cosa? Qual è il soggetto di questa cosa? Kotai no senten tekidetto inshi. Ok. Sentente detto Inshi è il soggetto, Kotai no vuol dire essenzialmente dell'individuo, però siccome con retto Inshi stiamo parlando di un fattore genetico ereditario, Kotai no vuol dire somatico. Mm. Ok, e infatti Pogno tira fuori le gambe, quindi è somatico, no? Il soma, ok. Inshi sono i geni, parola che imparai con Nadia. Sententechi ereditari, ok. Il problema era la parola retto, perché retto vuol dire univocamente inferiore. Tant'è che è lo stesso composto che è presente nel composto un po' più lungo retto-kan, complesso di inferiorità. Ora, caso vuole che io sia figlio di un biologo, batteriologo. E vabbè, poi al liceo scientifico si studiava anche biologia, no? Quindi non ci vuole la scala per sapere che se parliamo di fattore genetico, non si dice in genere inferiore, si dice recessivo. Dominante recessivo, no? Da che i piselli rugosi di Mendel. Fattore recessivo. Allora dico, vabbè, magari in giapponese, sai, la semantica non combacia mai, o no. Sono andato a controllare, in giapponese recessivo, in senso genetico si dice resse, non retto. Cioè il re è uguale, ma l'altro Mhm. kanji è diverso. Ma lui dice retto. Allora hanno cominciato a vedere se c'era qualche esempio di retto parlando di geni. E dato che ai tempi eravamo già nel 2010 forse, Mi pare di sì. diciamo internet non era come quello di oggi, però ce n'era già abbastanza, soprattutto facendo ricerche in giapponese. L'unico hit che avevo per retto in ambito genetico era un vecchissimo trattato eugenetico di un genetista giapponese mezzo matto di fine 800 che parlava di geni inferiori e geni superiori da valutarsi a seconda della corda sottesa all'arco dell'osso frontale. Quindi mi dissi no, non penso che Miyazaki Hayao abbia voluto fare un riferimento a questa particolarissima fonte. Il problema restava. Quindi, dato che in quel periodo avevo proprio un contatto diretto con lo stadio Ghibli, gli ho scritto. Ho detto, scusate, io ho trovato questa frase è un po' particolare. Allora, ho spiegato tutte le cose di cui abbiamo parlato e loro mi risposero, testualmente, che non era un problema, perché tanto quella frase non l'aveva capita nessun giapponese in sala cinematografica in Giappone, quindi potevo fare quello che volevo. E per me questo era un grosso problema, perché quel che io volevo fare era la cosa più giusta. Ma come potevo determinare cosa fosse la cosa più giusta senza avere un riferimento puntuale?
ci passai numerose notti a pensare. Alla fine mi risolsi, come sempre mi risolvo, a dire, beh, se anche noi ponessimo che questa scelta terminologica fosse sia ai tempi un errore dell'autore, tale deve restare. Cioè non sono io a dover correggere presuntivamente per di più un presunto errore dell'autore. Quindi l'ho lasciato pari pari. Infatti nell'edizione italiana Fujimoto parla di geni inferiori congeniti, del fattore inferiore congenito. Meno male che feci così, perché poi ho trovato la provenienza. La provenienza è Wagaiwa Nekodeal. Perché anche fin dove ero arrivato a leggere, perché francamente quel libro non mi aveva entusiasmato, nel senso, quel libro, non so se tu l'hai mai letto, è la classica presa in giro della società umana fatta dal punto di vista di un non umano. In Mork e Mindy era l'alieno Mork, lì è un gatto. Ovviamente il gatto gira per la casa, sente, capisce i dialoghi dei personaggi umani e in qualche modo li trova ridicoli e nelle sue osservazioni l'autore mette alla berlina le nevrosi della società a lui contemporanea. A un certo punto c'è uno dei protagonisti che deve sposare la figlia di una donna, lui non ha mai visto la sua sposa, e l'altro gli dice, ah, avrà sicuramente un naso molto grosso. E lui dice, perché? Perché la madre è una nota nasona. E lui risponde, non è mica detto che la figlia, non devi sottovalutare i fattori inferiori congeniti. Le stesse precise parole. Perché ero andato a vedere la versione giapponese del libro, ovviamente. Ok, questo per dire che a volte le citazioni, magari in quel momento Miyazaki la settimana prima aveva letto quel libro che poi magari la settimana dopo si era già dimenticato, non lo sapremo mai. Però queste cose capitano. E capitano sia sulla cultura di provenienza dell'autore, sia su culture straniere, anche molto lontane. Era il caso di Gran Mammare, cioè probabilmente Miyazaki prima di mettere piede alla Tate Britain, e non è che ci fosse voluto andare per i preraffaeliti, no? Magari non aveva mai saputo niente, però è rimasto poi colpito da quel dipinto, quindi si sarà interessato, tant'è che in Si alza il vento, il protagonista Horikoshi Jiro a un certo punto cita, ma proprio parola per parola, un poema di Cristina Giorgina Rossetti, Who Has Seen the Wind? Mhm. Quindi è evidente che Miyazaki avrà avuto un piccolo o grande o medio interesse per i preraffaeliti, aveva scoperto che Dante Gabriel aveva una sorella che si chiamava Cristina Giorgina Rossetti, che faceva la poetessa, e come dire, a volte alcune cose sono palesi, a volte no. Per esempio, io non sono un appassionato di letteratura per l'infanzia, Miyazaki sì. Quando Miyazaki ha fatto Yubaba, sai, e Zeniba, beh, che loro siano probabilmente, poi è stato anche dichiarato, ispirate, sai che hanno la testolona enorme, no? Ovviamente sono molto molto ispirate al design della Regina di Cuori originale di Lord Tenniel nell'edizione originale di Alice's Adventures in Wonderland, le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ok, fino a lì ci arrivo anch'io perché però che il nome di Yubaba fosse ispirato a Baba Yaga, un personaggio del folklore, se non mi sbaglio, slavo potremmo dire, in Sì. generale, i popoli slavi. Non lo sapevo perché l'ho imparato, perché poi lui ha fatto un cortometraggio per il Museo dello Stadio Ghibli in cui c'è Baba Yaga col... che proprio zompetta sul pestello, no? Proprio uguale. Allora, siccome uno più uno fa due, io non sapevo chi fosse Baba Yaga, mi sono interessato e scopro che Baba Yaga vive in una casa che cammina su zampe di gallina. Il che ovviamente mi ha fatto pensare al design che Miyazaki ha fatto per il castello mobile di Howl. È evidente che un autore come lui resta influenzato da certe cose che gli vengono, poi gli tornano fuori a seconda dei momenti, no? È impensabile che siano, è impensabile che siano mere coincidenze, è impensabile che siano cose mirate. Cioè non c'è un significato nel fatto che il castello mobile di Howl si muova su zampe di gallina. Il significato non c'è, ma è semplicemente il fatto che, questo venne dichiarato, quando Miyazaki Hayao lesse il titolo del libro originale, Howl Moving Castle,
che tradotto in giapponese precisamente, ma semplicemente, perché no, semplicità, è Hauru no Ugokushiro, il castello che si muove, lui restò affascinato dal concetto perché in giapponese Ugoku, muoversi, se uno mette, sai che in giapponese ci sono gli aspetti verbali, se tu metti Mhm. l'aspetto causativo ugokasu, far muovere, è anche quello che si usa per animare, cioè un animatore fa muovere i disegni. Potremmo dire in inglese moving images, still images, moving images, cinema, animazione, sono moving images. Allora lui si era affascinato dall'idea, ah, wow, la cosa più immobile, il castello, voglio farlo muovere. E ovviamente, cioè ovviamente, palesemente, quando ha pensato di far muovere un castello, gli sarà venuto in mente il castello di Baba Yaga che lui conosceva e l'ha fatto in quel modo. Perché gli piaceva questa idea di un castello che come un trabiccolo si muove, infatti nel film diventa sempre più un trabiccolo, si muoveva sulle zampe, no? Perché? Perché è fatto così, perché una persona che conosce le cose che conosce, gli piacciono le cose che gli piacciono, fa quello che fa, animazione, disegno, lui disegna proprio, no? È un disegnatore, è un animatore. E quindi facendo le cose che gli piace fare, tira fuori le cose che ama. Penso sia totalmente inevitabile, però vedi già in questo caso come si mischiano gli ambienti culturali. Allora, se parliamo di Miyazaki Hayao, dichiaratamente, lui quando fece l'università, la cui iscrizione aveva procrastinato di un anno, se ben ricordo, per starsene un po' in giro così, ehm, era appassionato di manga. Quando si iscrisse all'università non c'era il club dei manga. La cosa più simile, dice lui, che c'era era il club della letteratura per l'infanzia, quindi si iscrisse a quello. Non si iscrisse al club della letteratura giapponese, no, 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 il club letteratura per l'infanzia. Ovviamente questo l'ha portato a conoscere un sacco di opere per l'infanzia, soprattutto giapponesi, europee e occidentali, e americane. Ne conosce molte più di me. E questa cosa, guarda che da piccoletto mi dava noia, perché mi dava noia il fatto che nell'edizione giapponese di Heidi, hai presente Alps no Shoujo Heidi, Heidi la fanciulla delle Alpi, c'è scritto sotto tratto da un romanzo di Johanna Spiri, che è svizzera. In italiano non c'è scritto. Mi dà noia. Mi dà anche noia che un cartone animato che io vidi da ragazzino, in pura ingenuità, con un titolo sciocchino italiano che era Là sui monti con Annette, in realtà anche quella è la trasposizione di un romanzo europeo, che Akage no in realtà non sarebbe neanche dai capelli rossi, perché sarebbe Akagami. Akage è un po' più dispregiativo, è come se fosse Ann pel di carota, è tratto da un famoso romanzo di Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables, eh, diciamo anglo-americano, canadese, comunque. Ok, fin lì ci arrivavo, perché per puro caso conoscevo quel romanzo. Però anche il fatto che Rémy, da noi si chiamava Rémy, fosse tratto da Sans Famille, un romanzo francese, non me l'avevano detto, a me questa cosa dava fastidio, perché erano comunque dei riferimenti, non delle citazioni, proprio dei riferimenti culturali, a me molto vicini, passati da un posto a me molto lontano, il Giappone, di cui venivo deprivato. Questo fatto mi dava fastidio, lo trovavo ingiusto. È ovvio che quando vedevo il libro cuore ci arrivavo, sono italiano, ok? Marco dagli Appennini alle Ande, ancorché il titolo originale fosse 30.000 miglia alla ricerca della mamma, ok, ci arrivavo. Pinocchio ci arrivavo, tante altre cose no. Quindi secondo me da un lato è interessante questo tipo di ibridizzazione culturale. Penso che questa ibridizzazione culturale sia uno dei motivi del grande successo dell'animazione in Italia. Perché, dato che tutta questa animazione che per noi ormai è classica, per te che sei giovane è stantia, però è proprio quella che aveva invaso l'Italia quando negli anni '80 tutte le emittenti locali private si riempirono di animazione giapponese perché costava poco. Quindi ci si potevano riempire ore e ore e ore
Beh, queste cose erano comunque cose che avevano il meglio dei due mondi perché erano fatte in Giappone e quindi avevano il fascino dell'esotico. Però, dato che in Giappone le avevano fatte ispirandosi a cose spesse a volte occidentali, avevano anche quel rassicurante senso di una cosa tua. Tu vedevi Heidi, ovviamente il design di Kotabe era completamente esotico, no? Quelle guanciotte rosse, però è ambientato in Svizzera, quindi io la Svizzera me la immagino, è comunque una storia di una narratrice svizzera dedicata, sai, Heidi c'è proprio scritto, c'è una dedica sull'edizione originale di Johanna Spiri, questo libro è dedicato a tutti i bambini e a tutti gli adulti che amano i bambini. Quindi in qualche modo sì, potremmo dire che la cultura cristiana ha un peso maggiore nell'originale letterario che nella trasposizione animata di Takahata, ma c'è, perché quando Clara si reca nelle Alpi e incontra la famiglia di Peta e legge i salmi alla nonna di Peta, la nonna di Peta gli dice: "Ah, hai una voce meravigliosa, con la tua voce mi sembra di sentire davvero la parola degli angeli, mi sembra di poter capire la parola di Dio, anche se è una cosa giapponese." Quindi in questa ibridizzazione culturale per noi c'era un grande, come posso dire, colpaccio, no? C'era il bello dell'esotico, il bello della diversità, dell'ignoto, ma al tempo stesso la rassicurazione del noto. Però vedi, da Miyazaki Hayao a Anno Hideaki, questa cosa è facile perché comunque loro sono essenzialmente nati, potremmo dire, sì, Miyazaki un po' prima, però sono cresciuti dopo la guerra in Giappone, no? E ovviamente tu sai che dopo la guerra ci fu un periodo di occupazione americana in cui, come posso dire, l'iniezione di cultura occidentale in Giappone è stata forte. È stata anche obbligata. Tomino Yoshiyuki, l'autore di Gundam, non spese parole non particolarmente gioiose sugli obblighi che da bambino subiva di andare a vedere i film americani della Disney dove i protagonisti si baciassero in bocca e si baciassero anche in pubblico. E Tomino Yoshiyuki non è particolarmente contento di questa cosa. Però, se torniamo indietro, torniamo a, come ti dicevo, il percorso che io ho fatto partendo da Natsume Soseki. Natsume Soseki scrive essenzialmente a ridosso del periodo Meiji, Mhm. quando, ovvero, il Giappone stava ricevendo in maniera non realmente forzosa la cultura americana che arrivò comunque con la flotta dell'ammiraglio Perry, le navi nere che sbarcano a Yokohama. Ci sono stato a Yokohama. Sono stato anche agli archivi storici di Yokohama, dove si dice ci sia ancora l'albero di canfora, però trapiantato, in- all'ombra del quale venne scritto il trattato, bla bla bla. Ho letto con i miei occhi gli originali dei primi commercianti inglesi che scrivevano i loro diari della popolazione che avevano trovato a Yokohama ed è tutto molto molto interessante. Anche il signor Hepburn visse a Yokohama, però quella contaminazione culturale, nonostante tutto quello che ho visto, non venne percepita dal Giappone come imposta, anche se Perry un po' forzò giustamente il porto, però non veniva percepita come imposta e quindi veniva interiorizzata in una maniera comunque volontaria, tant'è che in quell'epoca anche i costumi, ma dico proprio gli abiti, incominciano a ibridizzarsi in Giappone, no? Questo è molto interessante perché ovviamente, soprattutto nell'ambito della letteratura, questo porta, nell'ambito dell'intelligenza, potremmo dire, degli intellettuali, porta un turbamento, porta uno sconvolgimento. Questo si vede in Natsume Soseki, si vede ancora di più, secondo me, in quello che viene considerato il suo discepolo Akutagawa Ryonosuke. I racconti che io preferisco di Akutagawa sono soprattutto Il sorriso degli dei e Il fazzoletto, Hankichi, perché sono proprio, secondo me, il non plus ultra della rappresentazione di questo turbamento, di questo sconvolgimento che l'arrivo di una cultura
aliena. Sai, dico alieno perché sai cosa vuol dire gaijin, letteralmente, no? Jin è Sì, persona, è quello che si usa per fare i suffissali delle popolazioni. Italia Jin, questo è il kanji di persona Jin, no? Italia Jin, Nihon Jin, quindi Giappone, giapponese, Italia, italiano, e gaijin vuol dire proprio gai che viene da fuori, quindi alieno, lo straniero, ma strano, beh, gai non è strano, è proprio fuori. fuori. E quindi proprio l'alieno in senso proprio. E questa cosa è fortissima perché noi occidentali, soprattutto noi europei, spesse volte siamo usciti dall'Europa, abbiamo trovato fuori dall'Europa popolazioni che erano per noi diverse, straniere, però in genere da un punto di vista tecnologico soprattutto, e si potrebbe dire, forse con la tipica presunzione europocentrica, da un punto di vista socioculturale, c'erano dietro. Quando i giapponesi fanno l'incontro con l'Occidente che arriva a cannonate, si scontrano con una civiltà che gli era tecnologicamente più avanzata. Se noi proviamo a immaginare un simile scenario su di noi, dobbiamo veramente immaginare l'invasione degli alieni che arrivano da un altro pianeta e hanno armi superiori alle nostre, una tecnologia, è un film, non è una realtà. L'isola, l'arcipelago giapponese ha vissuto questa cosa nella realtà. È inevitabile che crei sconvolgimenti. D'altro canto, la mentalità isolana e anche quindi giapponese fa sì che ci sia sempre interesse, curiosità e anche in qualche modo fierezza del volere subito mettersi. Questo si vede molto bene, per esempio, in Si alza il vento di Miyazaki Hayao, no? Quando i protagonisti vanno in Germania a studiare la tecnologia della Junkers. C'è proprio il desiderio di mettersi a pari, di recuperare, magari anche superare. Ma si vede anche nella storia dell'animazione. Quando la Toei Animation fa il primo lungometraggio a colori che tanta influenza va su Miyazaki Hayao, ovvero Hakuzaden, la leggenda del serpente bianco, l'ambizione di Toei era quella di essere la Disney dell'Oriente. Quindi se Disney fa i grandi classici ispirandosi a narrazioni favolistiche tradizionali europee, noi siamo giapponesi, lo facciamo con le narrazioni tradizionali favolistiche cinesi, da cui Hakujaden. Però questa cosa è buffa, perché non so se tu conosci la trama di Hakujaden. No, Essenzialmente Hakujaden, che ebbe grande impatto su Miyazaki Hayao già in età, diciamo, universitaria. Lui si trovava nell'anno tra la fine della scuola superiore e l'inizio dell'università, no? E Hakujaden, tratto da una storia cinese, è la storia di un principe che è affettuoso nei confronti di un serpentello bianco. Ovviamente tu sai cosa succede quando un nobile ha un'infatuazione per un essere, tra virgolette, mostruoso e pericoloso, che glielo tolgono. Perché un principe chiaramente è tenuto sott'occhio, no? Solo che questo serpentello era una serpentella ed era nel suo essere femminile così riconoscente del principe che gli aveva dato affetto, benché lei fosse una serpentella, no? Che mette sottosopra il mondo e anche l'altro mondo e riesce a farsi mutare in con fattezze umane, torna sulla nostra dimensione esistenziale e mette sottosopra il mondo per riunirsi al principe che l'ha amata. Beh, questo è Pugno, eh. mhm, Questa è la storia di Pugno pari pari, perché il pesce dalla faccia umana, che nella cultura tradizionale giapponese porta la disgrazia quando si spiaggia, viene, tra virgolette, salvato e quindi amato da Sosuke, un bambino umano, e poi lei metterà sottosopra il mondo per riunirsi al bambino che l'ha salvata. Né più né meno. È ovvio che quando, e questo torniamo al discorso della decodificazione delle influenze culturali, è ovvio che quando noi, come posso dire, occidentali, vediamo Pugno, penseremo subito alla Sirenetta. È mm, ovvio che tutti i giornalisti che io ho in qualche modo accolto al Festival del Cinema di Venezia, quando venne presentato Pugno, avevano in mente la Sirenetta e Finding Nemo della Pixar. Non c'è niente di male. Quando hanno proposto questo argomento a Miyazaki, ero presente
Miyazaki non è che ha detto, ah no, cosa state pensando, brutti stupidi. No, no, ha detto, ah sì, io conosco la storia della Sirenetta di Andersen, ovviamente perché è scritto. La conosco, non l'avevo in mente quando ho pensato a Pugno, però non ha detto, stavo pensando a Hoxhaden ovviamente, non l'avevo in mente quando pensavo a Pugno, però adesso che me lo dite, me l'hanno già fatto notare, effettivamente ci sono delle somiglianze, può darsi che questa cosa fosse comunque presente nel mio subconscio. Effettivamente possiamo dire che in Hakujaden la serpentella non si oppone a un padre in maniera adolescenziale, nella Sirenetta volendo sì. D'altro canto, se noi pensiamo a Nausicaa della Valle del Vento, e lei da bambina si attacca alla larva di Om, e ovviamente glielo tolgono causando il suo trauma. Poi Nausicaa non ritroverà quella precisa larva, ne troverà un'altra un po' più grande, però lei resterà sempre attaccata a queste creature in teoria mostruose e terrificanti. Si vede che Miyazaki era rimasto molto molto colpito da quella storia. In realtà il personaggio femminile così volitivo che con la sua forza spirituale riesce a, tra virgolette, mettere sottosopra il mondo, è poi il prototipo dell'eroina miyazakiana, ma sono praticamente tutte così. E infatti lui era rimasto molto colpito anche dal film sovietico della Regina delle Nevi, che ha una trama abbastanza simile. Non mi provo a pronunciare il titolo originale perché c'è un limite anche le brutte figure. Quindi sì, è sempre molto molto difficile. Allora, secondo me bisognerebbe cercare di evitare il compiacimento del riconoscere la citazione, perché è una cosa sempre un po' frivola e come ogni forma di compiacimento è sempre un po' autoreferenziata. D'altro canto, queste influenze, che secondo me è una parola meno frivola di citazione, ci sono ed è difficile riuscire a decodificare le influenze di un altro paese. Quando le influenze sono, come posso dire, già subculturali, è relativamente più semplice. È molto più semplice riconoscere le citazioni che hanno Hideaki mette di Gundam che riconoscere il fatto che qualsiasi giapponese probabilmente guardando Sento Chihiro no Kamikaze, guardando la scena del treno, avrà inconsciamente pensato a Una notte sulla ferrovia galattica. Perché quel testo è presente nella cultura giapponese a livello ormai quasi subconscio. È come dire, se tu vedi uno che gli vengano le orecchie da asino, difficilmente non penserai a Pinocchio. Magari qualcuno sì, ma sarà un'eccezione, perché questa cosa è proprio popolarizzata a livello nazionale. Ovviamente noi non sappiamo cosa sia popolarizzato a livello nazionale in Giappone. Io potrei dirti, guarda che Miyazawa Kenji in Giappone viene chiamato anche solo Kenji. E si sa che è Miyazawa Kenji, tanto quanto se noi diciamo Dante, sappiamo che stiamo parlando di Dante Alighieri. Se noi diciamo Michelangelo, stiamo parlando di Michelangelo Buonarroti, se diciamo Raffaello, stiamo parlando di Raffaello Sanzio. Il fatto che un autore di cui noi conosciamo la storia reale, non dico Omero, che nel passato, no? Ok, non un personaggio mitologico, un personaggio storico, venga conosciuto a livello popolare per il solo nome di, tra virgolette, battesimo, nome proprio, è il non plus ultra della celebrazione nazionale popolare, no? Perché lui Dante, il Dante per antonomasia, Michelangelo, il Michelangelo, Leonardo, cioè almeno nella storia dell'arte. In Giappone Kenji è Miyazawa Kenji. Quindi per far capire quanto quello che è ovvio per un giapponese, c'è un treno che viaggia di notte, entrano dei personaggi che sono essenzialmente evanescenti come degli spiriti. Miyazawa Kenji. Una notte sul treno della Via Lattea. Per noi, per decodificare questa cosa, possono essere persino necessari degli studi. Perché? Perché è la cultura di un'altra parte del mondo. Dal tema delle citazioni ci siamo allargati perché è comunque affascinante e non l'avevo ancora trattato con nessuno e secondo me questa è stata l'occasione perfetta perché tu riesci a fare da sponda tra Oriente e Occidente, cinema, letteratura, manga e credo sia perfetto. Arte figurativa, non è facile trovare persone con cui parlare
di più elementi contemporaneamente, perché ne avevamo parlato anche al telefono. Capita spesso che le persone si settorializzino. Questo magari dà a livello di profondità una competenza in quell'ambito, però poi manca una visione d'insieme, manca la possibilità di fare confronti. E io credo che le persone più interessanti siano quelle che riescono quantomeno a fare un pochino di avere un po' di pensiero laterale, no? Cioè vedere più campi, vedere più... eh, perché chi è ossessionato dai videogiochi saprà conoscere tutti i videogiochi, però poi la valutazione è sempre data da parametri intrinseci ai videogiochi e quindi ha sempre un giudizio, come dire, un giudizio legato a quel medium. Penso che tu abbia ragione, però secondo me è anche una questione di, tra virgolette, indole. Mhm. Nel senso che, esempio banale, ero andato a vedere un film della serie di film Mission Impossible, l'ultimo, non ricordo il titolo, però quel film inizia in un sommergibile. Ora, il caso vuole che siccome Evangelion è fortemente influenzato in giapponese da tutta, come posso dire, il dizionario sommergibilistico, perché Anno aveva fatto Nadia prima. Io ero andato a ricercare le terminologie, no? Quindi quando in questo film, in una battuta qualsiasi, devono lanciare un siluro e dicono allagare i tubi di lancio, io sapevo che allagare i tubi di lancio è proprio la cosa giusta, perché ovviamente se tu sei in una camera stagna e devi lanciare qualcosa fuori, prima devi far sì che nella camera Sì, stagna entri l'acqua, alternativamente la propulsione sarebbe frenata. sì. Non si tratta di un compiacimento, secondo me, nel senso che riconoscere una minuzia insignificante dal punto di vista della comprensione dell'opera, come la specificità terminologica di allagare i tubi di lancio dei siluri, non è un punto di orgoglio, non è una cosa di cui compiacersi, è semplicemente il piacere di capire precisamente una cosa precisa. E la mia profonda convinzione, lo dicevo in conferenza dal vivo vivo in una fiera di fronte a dei ragazzini molto giovani, è che in questo modo la fruizione è più gustosa. Cioè non è una cosa di cui fare vanto, non è una cosa di cui compiacersi. È come dire, è proprio l'esempio che ho fatto anche a loro, è come dire, mangiare un piatto prelibato di una cucina straniera può piacere o non piacere, ma se lo si capisce, se si sa cosa si sta mangiando, la mia idea è che lo si apprezzi di più. Questa cosa mi fa pensare un po' a T.S. Eliot, no? O T.S. Eliot, no, forse Eliot. Eh, e nelle Wasteland, in cui non ci sono più riferimenti culturali che il pubblico possa decodificare, essenzialmente è tutto frammentato, è tutto privo di significato, perché non vi è significato senza contesto. Quindi se una persona si dispone a fruire un'opera straniera, in qualche modo non se la potrà godere se non gli sono date possibilità di coglierne i referenti. Questa cosa per me, per questo dicevo che è una questione di indole forse, nacque persino con i videogiochi. A me piacevano i videogiochi giapponesi fin da ragazzino. Però il fatto che in Super Mario Bros. 3 il personaggio diventi talvolta un tanuki, talvolta in realtà sono costumi, cioè il costume da tanuki e il costume da procione, e sono due costumi diversi. Quando la maggioranza delle persone traducono tanuki in procione in italiano, per me sono due cose diversissime, no? Perché se sono due trasformazioni diverse di Super Mario, non possono essere la stessa cosa. E poi quando hai la trasformazione da Tanuki, lui può trasformarsi nella statua di Gizo. È un videogioco per bambini. Però è chiaro che poi crescendo, ritrovando quelle cose in una cosa profondamente culturale come Heisei Tanuki Assen Pompoko di Takata Isao, avere giocato a quel gioco mi permette di unire dei puntini e mi godo di più Heisei Tanuki Assen Pompoko. E allora quando ci sono le stelle gemelle
capisco che è una citazione di Miyazawa Kenji, ma non è che allora sono bravo, allora sono colto, allora sono un esperto, ma chi se ne importa? Questa sarebbe narcisismo, non vale nulla. Il bello è capire di più e quindi gustare di più quella cosa, se interessa. Se non interessa non fa niente. Non è che le cose debbano interessare per forza, non è che se le cose che interessano a me devono interessare anche agli altri. Però a me piacevano i videogiochi di King of Fighters della SNK e quindi mi andai a studiare tutto il Kojiki, perché avevo letto che Kusanagi Kyo, Yagami Iori veniva da Yasakani e Kagura Chizuru veniva in qualche modo dalla leggenda di Susanoo che salva la principessa Kushinada da Yamata no Orochi. Ah, poi Yamata no Orochi era anche il film live Dai Kaiju della Daikon Film, la loro più ambiziosa produzione. E d'altro canto nel frattempo stavo pensando al mito di Perseo che salva Andromeda dopo aver decapitato Medusa. E allora quando vai a Firenze c'è il Perseo con la testa di Medusa di Benvenuto Cellini. In qualche modo è bello così, perché più capisci, più capisci. E lo so bene che la tradizione fiorentina del primo Rinascimento, da cui poi arriva il discorso di quel Perseo, è una cosa e un videogioco giapponese è un'altra cosa. E non c'è bisogno di mischiarli. Ma la nostra comprensione del tutto dipende, secondo me, dalla nostra comprensione di ogni piccola cosa. È importante allargare le prospettive e avere interessi diversi, compositi, perché questo mi fa pensare poi alla metafora del mosaico di cui parlavamo prima, del tassello di mosaico che può essere utilizzato per comporre una figura completamente diversa. Cioè Baba Yaga, elemento del folklore slavo, è usata da Miyazaki più o meno inconsciamente per opere che adesso noi usufruiamo, noi occidentali, in modo totalmente nuovo, ma ad esempio la stessa storia è utilizzata da Mussorgsky, il compositore, per i quadri di un'esposizione, in un modo ancora diverso, che poi sono stati elaborati queste musiche sono state elaborate dagli Emerson, Lake and Palmer negli anni 70 in modo ancora nuovo, quindi ci sono varie stratificazioni, sempre una serie di stratificazioni e di cambiamenti che poi fanno riscoprire l'opera originale in modo nuovo. Cioè, cosa voglio dire? Sai, a me questa cosa fa pensare, non so se quando hai fatto tu le scuole superiori andasse ancora di moda tra i docenti, questa espressione che quando ero piccoletto io andava proprio di moda, la dicevano tutti e nessuno capiva cosa volessero dire. E l'espressione era, ah sì, il ragazzo è tanto bravo, studia, si vede, però non sa fare i collegamenti. E io mi chiedevo, ma cosa vuol dire fare i collegamenti? Cioè collegare un jack, delle cuffie? I collegamenti. In realtà poi invecchiando l'ho capito. Penso che, anche se in maniera così stringata, significhi avere interiorizzato l'argomento di studio al punto tale che tu lo metti inconsciamente, persino in correlazione con le altre cose che conosci. Cioè è diventato in qualche modo una parte di te. È come dire, non lo so, parliamo di una composizione musicale in termini di teoria dei segnali e stocastica. Allora io potrei dire che non è tanto la nota a contenere il segnale, ma è il delta tra una nota e le altre note. E infatti posso fare una stessa melodia in diverse tonalità, ma la melodia è la stessa, perché la melodia potrebbe, secondo me, essere scritta anche in termini di più x meno y, più z meno z1, e poi a seconda di dove parti, la stessa melodia si produce con note diverse. È interessante, però è un collegamento, no? Perché in teoria del segnale, oppure dire, ah no, ma vedi, il segnale, se tu fai così con un tappeto, il segnale non è il tappeto, quello è il mezzo tramite il quale si propaga il segnale che è l'onda che tu generi scuotendo il tappeto. Quindi se ti metti a fare tante onde in maniera non in qualche modo regolare, stai dando un segnale. Allora poi capisci anche il Morse, no? Ah, perché nel Morse c'è la variazione di numero di punti, numero di linee e la differenza tra una linea e un punto, per dire.
Allora, Sì, quando vedi il braille dici, ah, invece questo. io credo che questa capacità di fare i collegamenti adesso non sia molto di moda. Cosa voglio dire? Che adesso si porta molto a svilupparsi in una nicchia, approfondire, essere profondi, sia a livello di competenze, di studi, cioè per avere una carriera in un determinato ambito devi dedicare tanti ambiti in quell'ambito, approfondire, andare in verticale, mentre l'orizzontalità è- non è vista di buon occhio, almeno non all'inizio. Forse poi con l'esperienza, con gli anni, si dà la possibilità, magari in ambito più di organizzazione, di managerialità, di avere un controllo più generale. Invece io credo che la possibilità di allargare, di avere una prospettiva alta, quindi orizzontale di tutto il piano, ma ovviamente perdendo dei dettagli della verticalità, sia comunque qualcosa di importante. E quindi puoi anche ibridare le competenze, ibridare le arti, ibridare... Sia qualcosa che adesso non è esattamente ciò che anche internet vuole, perché ne parlavamo al telefono. I social settorializzano, parcellizzano, cioè c'è il video di un certo genere per un certo pubblico su un certo tema. Guarda, io penso che sia come tu dici, però più, secondo me, significativamente, ritengo che questa tendenza, che mi sembra ancora vigente, come tu dici in questo momento, sia un grandissimo autogol. Perché? Perché è ovvio che se noi pensiamo di formare la psicologia umana, la cultura umana, l'indole umana verso uno specialismo, un'intelligenza artificiale sarà sempre migliore. Perché è una formazione soprattutto quantitativa. E dal punto di vista quantitativo è ovvio che la rapidità di consultazione e la rapidità di risposta di un'intelligenza artificiale sarà sempre maggiore, soprattutto col diffondersi dei cosiddetti big data, sai presente, no? Mhm. Quindi, per paradosso, è proprio nella, tra virgolette, semilogicità del pensiero naturale, laterale, scusami, del pensiero laterale e umano naturale, che sta l'intuizione e quella componente umana che non penso possa essere algoritmizzata, per intenderci. Forse saprai che ormai da più e più anni, ma penso di averne vista il primo esempio, se non una decade fa, forse quasi una decade fa, in ambito scientifico c'erano state delle pubblicazioni scientifiche scritte da intelligenze artificiali, revisionate da peers, sai, reviewed by peers umani e accettate. Che se vogliamo è la versione accademica del test di Turing, no? Io ti do una cosa che ha scritto una macchina, tu non te ne rendi conto e l'accetti. Che va benissimo, però questa cosa è significativa. Se pensiamo alla curva, che è un'esponenziale, dell'evoluzione tecnologica in questo ambito, è palese che così come adesso abbiamo Google Maps, digitando su un comune motore di ricerca una via, possiamo vedere con Google Street View quella via, è palese che l'ambito di ricerca, quindi query, entry e quello che hai in ritorno, si scriverà testo scientifico dal taglio accademico di 6.000 battute sull'argomento epistemologia e in tempo zero track lingua italiano, in tempo zero track il tempo di una ricerca su Google. Questa cosa è un passo ed è anche ovvio che sia così. Cioè, penso che la diffusione dei caratteri mobili di Gutenberg sarà stato un processo più lento rispetto a questo. Quindi forse è proprio una scommessa persa in partenza, quella di scommettere sullo specialismo. Non a caso questa cosa la diceva un filosofo cinese. Diceva l'epoca dell'enciclopedismo è già morta e sepolta. Il fatto che una volta la cultura si considerasse come la quantità di informazioni a disposizione di una mente umana è una cosa già morta, perché la disponibilità delle informazioni ormai non necessita più di una mente umana. È la capacità di relazionare queste informazioni in un modo, non dico
originale, ma in un modo non meccanico, che secondo me è destinato a fare la grande differenza nell'intelletto umano e tra le persone. Sono le cosiddette soft skill nell'ambito lavorativo, soft skills. Possiamo definirle abilità di relazioni, abilità umane, abilità creative, in un certo senso, e anche di flessibilità, flessibilità mentale che appunto un algoritmo non può replicare. Cioè un insieme di dati non possono replicare questa flessibilità umana. Magari ne avrà un'altra, complementare, diversa, e però la nostra unicità credo possa e debba essere questa, no? Quindi, quindi sì, vedremo cosa ci riserverà il futuro a riguardo. Per esempio, una volta facevo un ragionamento, sai che non so se i progetti siano stati accantonati o se stiano andando avanti, sulla guida autonoma dei veicoli, no? Ovviamente la guida autonoma dei veicoli funziona secondo il rispetto di determinati parametri preimpostati. Ovviamente tu ne puoi impostare tantissimi, quindi non è il semplice codice della strada, ma anche puoi individuare determinate spie e quant'altro, spie di infrazione. Però io umanamente, già da tanti anni, quando ero piccolino, pensavo, se devo attraversare la strada, è molto meglio che attraversi la strada quando è rosso. Perché? Perché ovviamente se io attraverso quando è verde, posso cadere vittima del mio subconscio. Il mio subconscio è che siccome è verde io posso attraversare. Ora è ovvio che potrebbe investirmi arrivando a folle velocità si troverebbe probabilmente in uno stato di alterazione tale che per lui, che lui abbia il verde e il rosso non cambia niente. Quindi se io attraverso quello rosso starò al massimo dell'attenzione perché so di stare attraversando col rosso. Quindi mi sento in pericolo. Al contrario, la rilassatezza che viene dal sapere che sto attraversando col verde pedonale fa sì che quando passa quel pazzo che può veramente ammazzare qualcuno, io non me ne avveda. Che è un ragionamento inverso, volendo, no? Però queste cose esistono. Infatti, penso che se andiamo a vedere le statistiche, la maggioranza degli investimenti stradali mortali sono con persone che attraversavano col verde pedonale, dico. Questa Quindi cosa è ovviamente interessantissima. avevano ragione loro, però se sono investimenti mortali, la loro ragione la vanno a presentare all'aldilà. Non so come dire, tutto sommato non mi sembra una scommessa vinta. Mi torna quello che dici, perché proprio di recente ho letto un libro di un professore di psicologia americano che si occupa proprio di flessibilità cognitiva e lui diceva una delle varie tecniche per svilupparla è quella di fare i ragionamenti opposti, cioè sto andando col verde e posso passare, se fosse rosso non potrei passare, cioè rifare tutti i processi logici all'inverso in modo tale che il nostro cervello possa essere più flessibile, possa essere più dinamico. E quindi il ragionamento del il rosso è meno pericoloso, perché così, essendo io in pericolo, me ne avvedo, fa sì che uno sviluppi dei processi cognitivi e di comportamento più elaborati e non Mm. automatici, perché l'opposto della flessibilità è la rigidità, cioè Certo, la linearità di io che passo col verde perché non ci penso. E quindi questa può essere una delle armi, delle armi umane, la mm, flessibilità anche per il paradosso, anche nella contraddizione, perché l'algoritmo non vuole la contraddizione, lui va per la linearità dei suoi processi. certo. Invece questa abilità di relazionare, abilità di conciliare gli opposti, l'abilità di ripercorrere varie strade allo stesso tempo e quindi creativamente anche, forse questa è la via. Sì, poi tutto sta a vedere se, ovviamente io credo che esistano delle attitudini individuali. Non so se esista una cosa come un vero innatismo, però la realtà è che per la nostra sfera umana, che un'attitudine sia innata o che sia stata sviluppata nei primissimi anni di vita, nella risposta a condizioni ambientali che probabilmente non siamo neanche in grado di determinare, non ci penso neanche, ma neanche in grado di rilevare, è uguale. Cioè una predeterminazione perfetta o una indeterminazione
eh, che quindi è imperfetta, sono la stessa cosa a livello pratico, in senso filosofico, non nella filosofia pratica. Quindi tutto sommato smetto di pensarci e prendo semplicemente atto che le persone sono diverse, che hanno attitudini diverse e che la cosa, non dico più bella, più giusta, no, la cosa più opportuna, più efficace, della migliore riuscita è capire quali siano le attitudini di ciascuno e dare seguito a quelle. Sai che io mi sono occupato anche di addestramento professionale, no? E nella mia mente ho pensato, tipo, per come io per esempio vedo l'adattamento, i miei ambiti professionali, per me è comunque un lavoro di rigore, un lavoro di comprensione profonda e di rigorosa riproposizione. Quindi è un lavoro umanamente creativo, però non creativo nel senso di do libero sfogo alla mia fantasia. Quindi spesse volte quando facevo dei corsi di adattamento, doppiaggio, facevo presente, vedete, ma a ciascuno di voi, siete mai stati in aeroplano? Mi dicevano sì. Avete presente i pasti in aeroplano che vi servono quando il volo è sufficientemente lungo? Sì. Magari qualcuno no, molti sì ormai. Dicevo, ma a voi quel pasto, come è organizzato, vi innervosisce o vi compiace? Perché se vi innervosisce, nulla di male, evidentemente quell'ordine certosino non vi dà piacere. Se invece vi compiace, evidentemente quell'ordine certosino vi dà piacere. Sembra un test fantasioso, però se ci pensi è banale, no? Cioè io sono il tipo di persona che cerca di rimettere le cose quando ha finito il pasto ancora più ordinate di quanto non fossero Molto quando l'hai giapponese. iniziato. Non lo so se sia molto già... Allora, anche queste attitudini, poi ci sono tante cose, c'erano degli amici giapponesi che mi dicevano, ah, ma secondo me la cicogna si è sbagliata e tu sei nato... Queste sono cose divertenti. Però sì, ci sono le attitudini e anche il fatto che uno si trovi meglio in un posto piuttosto che in un altro, perché secondo me inconsciamente ciascuno si trova più a suo agio in un posto il cui tipo di orientamento del pensiero è più concorde al suo orientamento del pensiero. L'idea di orientamento del pensiero a livello psichiatrico è un po' antica, sembra un po' freudiana classica. Adesso si parla subito di disturbo di personalità. Però l'attitudine è una forma di orientamento del pensiero, nel senso, una volta mi ricordo che dicevo al mio babbo, è totalmente inutile pensare che si possa educare la società a non buttare le carte in terra dicendo che non si fa. Perché questo tipo di educazione è più profonda. La verità è che se tu stai male a vedere le carte in terra, se ti dà fastidio a livello epidermico, se hai questa nevrosi, potremmo dire, non lo farai. Tu per primo non lo farai, perché non vorresti vedere le carte in terra. È una questione di indole, secondo me. È molto più profondo del si fa non si fa. Il diritto, la sfera del diritto, la sfera del lecito, che è tutt'altra cosa. Allora tu non lo fai perché temi una punizione, temi una coercizione, ma non è una cosa profonda. Poi non appena avrai la garanzia che non sarai coercito, lo farai. Anzi, ti sfogherai per tutte le volte che non l'hai fatto per paura della coercizione. Ma ancora Sì, una volta, io non sto dicendo che c'è un meglio e c'è un peggio, sto semplicemente dicendo che le persone sono diverse e pensare di poter determinare come posso dire, l'indole profonda delle persone con, per esempio, una legge è totalmente ingenuo. Non si può. È come quando leggi nei bagni. Ti è mai capitato di andare in un bagno pubblico e ci sono i cartelli? Ah, un bagno è bello quando è pulito, lasciate il bagno pulito. Ma è ovvio che se una persona è tale da recepire quel messaggio, già non sporca il bagno di suo, perché evidentemente ha quella sensibilità. Per contro, se non ha quella sensibilità, non potrà recepire quel messaggio, lo troverà ridicolo. credo questa cosa si applichi anche all'educazione in generale, cioè i genitori con i Certo, figli, gli insegnanti a scuola, cioè è la dimostrazione degli atti che al massimo rende e educa con chi mi trovo di fronte, perché è vero che c'è un aspetto di indole, come dici tu,
Però io credo ci sia anche un aspetto poi di apprendimento non formale, ma di percorso. Cosa voglio dire? Nel, nel rapportarmi a un certo tipo di persone, in un certo tipo di società, io sono portato ad essere influenzato dal linguaggio e dalle strutture, dai comportamenti di questa società. Ad esempio, mi pare si chiamasse teoria delle finestre rotte, cioè hanno fatto questo esperimento, uno stesso quartiere lasciato al degrado portava a un più alto tasso di criminalità. Ok, Quindi, ad esempio, una stessa macchina, credo fosse così, una stessa macchina con le finestre rotte o comunque sporche, eccetera, in uno stesso quartiere aveva più probabilità di essere scassinata, quanto la stessa macchina esattamente linda e pulita nello stesso punto. Comunque il concetto era, se sono in un contesto di degrado, in un contesto dove vedo intorno a me che le cose vanno in un certo modo negativo, allora io sono portato a seguire questa modalità di atteggiamento. Quindi e io che magari sono portato a buttare le carte a Roma, vado a Tokyo, non lo faccio perché a parte che a Tokyo non ci sono, cioè, nonostante a Tokyo ci siano magari molte più carte di plastica, eccetera, perché sai che è tutto molto incellofanato, non sono portato a farlo perché il contesto non mi porta a farlo. queste sono tendenze di adeguamento e ambientazione tipicamente umane e sono state studiate in molti ambiti. Per esempio, nella dottrina psicologica americana si parla anche di effetto Pigmalione, proprio nell'ambito educazionale, nel senso che trattando un bambino come un genio o come un delinquente, si è notato che il soggetto, beh, ovviamente un bambino, quindi un soggetto la cui plasticità cerebrale, neurale persino è ancora spiccata, tende ad adeguarsi alle aspettative che l'ambiente ha su di lui, pone su di lui. Vero. Sono tutte cose interessanti, secondo me, quella del linguaggio, ovviamente senza scomodare la teoria, mi hanno bacchettato perché dicevo la tesi, la teoria di Sapir-Whorf, no? Sono tutte cose molto interessanti, però secondo me di base c'è, ora non voglio fare lo junghiano manchiato, però di base c'è che in quello che Freud chiamava superego, cioè forse, non so se Freud avesse preso questa tremenda cantonata e pensasse che a differenza dell'ess il superego fosse completamente conscio. È esattamente il contrario, secondo me. Cioè nel superego c'è tanto di inconscio, che è esattamente quello di cui parlava Jung, ovvero la sedimentazione secolare, millenaria e poi anche familiare di tutto ciò che ha formato la inconscia aspettativa proiettiva del sé di una persona. E questo cambia drammaticamente da un posto all'altro, sia nel piccolo che nel grande, è tutta una struttura frattale, non so come dire, no? Io me ne resi conto, per esempio, non so se ti ricordi, quando c'erano delle pubblicità dell'Apple, la campagna si chiamava I'm a Mac, se non mi sbaglio, Hello, I'm a Mac, I'm a PC. C'erano Ah, due attori che rappresentavano non un utente Mac e un utente PC, ma rappresentavano un Mac e un PC. Era una campagna pubblicitaria originariamente americana, però in due nazioni, l'Inghilterra e il Giappone, anziché essere doppiata, venne proprio reinterpretata. E questa cosa è culturalmente interessantissima, perché nella versione originale americana il Mac era essenzialmente un giovane belloccio hipster, mentre invece il PC era un po' attempato, ma non anziano, corporate businessman. Quindi il corporate businessman era un po' tonto, aveva delle velleità che venivano sempre frustrate e il Mac era un po' questo, come dicevamo, belloccio fighetto che glielo faceva notare, ma cercava di non eccedere, però aveva quegli one-line un po' sarcastici. Ok. Nella versione giapponese, questa cosa è geniale, che avevano preso sempre una coppia di comici, no? Il PC era essenzialmente un corporate businessman in qualche modo
tutto votato nella maniera classica della mentalità giapponese pre-scoppio della bolla economica alla riuscita professionale. Il Mac era semplicemente un bravo ragazzo che cercava di non far stare male il PC. Cioè Interessante. cercava di non far vedere, di non mettere in imbarazzo il PC. Ma questa cosa è significativa di una percezione diffusa, ovvero ovviamente tu vuoi far apparire bello, buono e giusto e quindi desiderabile quello che vuoi vendere. Quindi nella mentalità americana, in quel momento, per quel tipo di pubblico, in quella tranche di mercato, in quel segmento, il giovane figo un po' casual, un po' hipster, era desiderabilità. Invece, nello stesso tempo, in Giappone, il giovane, carino e delicato al punto di fare lui volontariamente la figura dello scemo per non far sentire scemo l'altro, questa è la desiderabilità. La versione inglese mi sembravano tutti e due parimenti insopportabili. Mi sembrava, io non capisco l'umorismo inglese, si vede, però mi sembravano due persone maligne entrambe. Quindi non capivo, nel senso mi sembrava scegli di che disgraziato, a che disgraziato affidarti, ma mi sembrano entrambi due disgraziati. Però sicuramente non la capivo perché, come dicevamo, soprattutto l'umorismo è estremamente culturale, estremamente endemico. Per esempio, l'umorismo francese, non so se ci hai mai fatto caso, è sempre un umorismo un po' cattivo, è sempre l'umorismo che si fa beffe degli altri, tipicamente perché l'altro è più stupido. Perché è È sempre cinico. sì, è cinico, ma è compiaciutamente cinico. Quindi alla fine, secondo me, a ridere con l'umorismo francese un italiano si sente sempre male. Perché c'è una prima fase in cui l'umorismo francese ti dice guarda quanto è stupido lui, guarda quanto sono intelligente io me ne faccio beffe e vieni sulla mia barca, così anche tu sei intelligente come me, non sei stupido come lui. Però nel gatto con gli stivali, per dire, Perrault, il protagonista, che non è il gatto con gli stivali, ma è il padrone del gatto con gli stivali, raggiunge uno stato di felicità definitiva con l'inganno. Questa cosa è squisitamente francese, perché l'intelletto è più importante di tutti. Quindi nella famosa favola di La Fontaine della volpe e la cornacchia, non solo la volpe deruba con la sua intelligenza la cornacchia del suo pezzo di formaggio, ma poi la infama pure, perché questa lezione val bene un formaggio, quindi tu che sei lo stupido non solo hai perso ciò che avevi e io te ne ho privato, ma ti faccio anche cornuto e mazziato, perché devo anche umiliarti. Questa cosa è una cosa che per esempio nella commedia italiana, napoletana, non so, Pulcinella, primo Zanni, secondo Zanni, non ci sarà mai. In Totò non ci sarà mai. È un tipo di cinismo che, come diceva Paolo Villaggio in un'intervista alla TV svizzera, incomincia a vedersi con Alberto Sordi e poi si vede anche in quello che faceva Villaggio, cioè in Fantozzi. Tutto sommato, Fantozzi, ancorché vittima, non è migliore delle persone che lo rendono vittima. Ne ha le stesse nevrosi e le stesse cattiverie. Però chiaramente nella commedia tradizionale napoletana non lo vediamo. Non è così. E infatti, per dirti, secondo me, perché c'è stato un momento, non so se duri ancora, di travolgente successo di Checco Zalone, perché in realtà Checco Zalone non aveva questo cinismo e Vero. nella sua genuinità tornava con una forte livello di autoironia e questo, cioè essenzialmente Checco Zalone metteva alla berlina se stesso e faceva sentire bene le persone a sentirsi un po' tutto sommato messi alla berlina insieme a lui. È una Vero. cosa in realtà secondo me molto bella, perché non ti fa sentire male. Che Cozzalone un pochino ritorna al modello della maschera, no? Mentre Commedia dell'arte. esatto, invece la commedia all'italiana del cinema tipo Monicelli, Risi, eccetera, avevano un pochino quell'altra prospettiva, l'altra prospettiva che poi era anche influenzata dalla cultura francese, indubbiamente, di una commedia comunque come critica, di una commedia anche cinica in alcuni momenti o comunque malinconica e anche... ehm, Sì, però mi permetto di dire, anche se io sono veramente ignorante di cinema, quindi ti prego di contraddirmi, che la mia impressione è che in quella commedia all'italiana che tu hai citato
ci fosse comunque rimasta un'eco del neorealismo italiano soprattutto, che quindi non era un neorealismo positivo come il naturalismo francese, sai, nella cultura Mhm. francese c'è l'esaltazione dell'intelletto umano, sai che in francese la bêtise per Deleuze e Guattari era il non plus ultra del vizio umano. Io ho una mamma piemontese, in Piemonte si dice un betè per dire un idiota, ovviamente perché viene da bet, lo stesso di bêtise. Quindi in realtà secondo me, ma questo lo vedo soprattutto in Visconti, al di là di quello che stai dicendo, c'è anche un'amarezza in un certo tipo di commedia all'italiana, quella del miglior tipo secondo me, che non è neanche un mettere alla berlina, ma è proprio un rendersi conto, un prendere coscienza di una determinata, ma sto pensando per esempio alla prima versione dei I Mostri, è una cosa che svirgola quasi verso il tragico, Vero, perché non vero. trova alcuna soluzione. Questa cosa la vedo, ripeto, soprattutto in Visconti, ma non a caso mi sembra che con Visconti, e io personalmente mi sto ancora chiedendo perché il cinema esista dopo che lui ha fatto Bellissima, perché secondo me uno dovrebbe vedere Bellissima e dire ok, ho capito, quindi il cinema finisce qui, è stato bello finché è durato, tutti a casa, baracca, burattini, tutto. Ok, però non a caso io penso che si dica che con Rocco e i suoi fratelli Visconti stia già trasformando il neorealismo verso una tragica commedia delle maschere fisse. Mm, E in questo si trova proprio il trait d'union tra la commedia all'italiana e i tragici greci. Perché poi alla fine potremmo dire anche che Edipo diventa una maschera, no? Anche l'Agamennone di Ifigenia e Naulide diventano due maschere. Leggo l'Emile di Rousseau e ritrovo la maschera di Agamennone che sacrifica la figlia. Un po' mi viene da dire questo. sì, e poi torniamo sempre all'argomento della citazione, cioè questi modelli che sono ormai diventati archetipici, cioè il modello di, ehm, del complesso di Elettra, del complesso di Edipo, eccetera, ma anche solo proprio come maschere, no? Come personalità, la figura del padre, la figura del figlio, poi ritornano in varie forme. Gualtiero, che ne dici se faremo un'altra puntata in Quando futuro? vuoi, quando Perché vuoi. questa puntata è stata incentrata sull'argomento della citazione e un Beh, pochino della contemporaneità, di come a sviluppare il pensiero laterale, la flessibilità. mm, Però poi io volevo parlare con te anche di adattamento, di... giusto? Quindi se sei d'accordo faremo in futuro un'altra chiacchierata. Ma assolutamente sì. Benissimo, comunque ti ringrazio, è stato molto interessante, molto piacevole e spero che i nostri ascoltatori apprezzeranno quanto ho apprezzato io. Mi permetto di farti i complimenti per il titolo del tuo podcast. È interessantissimo. È Grazie. interessantissimo, proprio per la polisemia che è intesa in un simile titolo. Già solo per questo mi ero un po' innamorato di questo spazio. E anche tu adesso. Grazie mille, Gualtiero, a presto. Grazie. Grazie mille.